Ciao, io sono Andrea Saffirio. Oggi parleremo del drop 2, un argomento di cui spesso quando ci si approccia al jazz e non solo si sente molto parlare, però poi alla fine vedo che rimangono molti dubbi a riguardo, infatti me l'avete chiesto nei commenti e quindi oggi proveremo a fare un po' di chiarezza. Se ne sai già abbastanza del drop 2 puoi provare a saltare fino a quasi la fine del video, poi metto i capitoli così è facile orientarsi nel video, perché c'è una piccola chicca un po' più avanzata che potresti non sapere o potresti non averci pensato. Allora, intanto, cosa significa drop 2? Mi dispiace per chi non ama i termini anglofoni, ma non ho trovato un corrispettivo in italiano di questo termine, anche nei manuali in italiano è citato come drop 2. Se avete un'idea di come effettivamente potrebbe chiamarsi in italiano, fatemelo sapere, io onestamente non lo so, l'ho sempre chiamati drop 2. Cosa vuol dire drop 2? Drop significa goccia o gocciolare, in qualche modo dall'idea di qualcosa che dall'alto scende in basso, e il numero 2 si riferisce alla voce all'interno dell'accordo che gocciola, appunto, cioè che scende dall'alto verso il basso. Facciamo un passo indietro. Cosa sono le voci degli accordi? Le voci degli accordi semplicemente sono le note alla fine, cioè sono le singole note che compongono un accordo. Se noi prendiamo ad esempio un Do minore settima, preso proprio in stato fondamentale, terza, quinta e settima, abbiamo 4 voci: Do, Mi bemolle, Sol e Si bemolle. Una cosa che spesso confonde, quindi questa è una regola proprio da stamparsi in testa per non confondersi, è che le voci si contano dall'alto e non dal basso. Qui appunto all'inizio tutti si sbagliano, quindi ricordati, le voci si contano dall'alto. Quindi la prima voce non sarà quella più grave, nel nostro caso il Do, ma al contrario di come sarebbe intuitivo pensare, è quella più acuta. Perlomeno davanti, guardando il piano, non è molto intuitivo pensare in questo modo, ma guardando uno spartito e pensando anche alla funzione di queste voci, appunto, quindi la voce più acuta in qualche modo è quella più importante perché rappresenta il canto, la melodia del nostro accordo, allora pensandola così ha senso effettivamente numerarle dall'alto verso il basso. Quindi è pratica comune nominare le voci degli accordi dall'alto verso il basso. Lo ripeto, lo ripeterò 700 volte così non ci sbagliamo. Andremo a contare le voci, ripeto, dall'alto verso il basso. Nel nostro caso quindi la prima voce sarà Si bemolle, la voce più acuta, la nostra seconda voce sarà Sol, la terza voce Mi bemolle e la quarta voce Do. Perfetto. Ora, se noi dobbiamo fare il drop 2, appunto, significa che dobbiamo far scendere drop, appunto, una voce. Quale voce? Ce lo indica il numero dopo la parola drop, ovvero 2. Perché si specifica? Perché esistono altri tipi di drop, ad esempio il drop 3, il drop 2, 4, che vedremo alla fine del video, accenneremo un attimo, ma sicuramente il drop 2 è quello più importante da memorizzare e da imparare ad utilizzare. Allora, partiamo dal presupposto che noi abbiamo un accordo, un voicing di partenza e abbiamo scelto quello lì. Quindi nel nostro caso per il Do minore abbiamo scelto il peggior voicing possibile, ovvero lo stato fondamentale a parti strette con la fondamentale. Poi se hai dubbi a riguardo c'è un video sul canale abbastanza completo dove parlo di tutti i possibili tipi di voicing, o perlomeno i più comuni, quindi magari lì ti puoi orientare anche su in quanti casi si può applicare questa tecnica che stiamo vedendo oggi. Quindi si parte dal presupposto che noi quali note inseriamo per esprimere il nostro Do minore settima l'abbiamo già deciso, dobbiamo solo scegliere la disposizione di queste voci. Benissimo. È proprio qui che entra in gioco il drop 2. Ok, quindi la domanda è: di quanto dobbiamo far scendere questa voce, appunto nel nostro caso la seconda voce dall'alto? È molto semplice, sempre di un'ottava, ok? Quindi in qualche modo questa cosa trasforma il nostro voicing, il voicing che abbiamo scelto per il nostro Do minore settima, in questo caso il voicing più brutto che c'è, quindi quello a parti strette con la fondamentale, e l'abbiamo reso un pochino più musicale, un pochino più ricco di armonici, allargando questo accordo e facendolo diventare sostanzialmente da un accordo a parti strette, quindi tutte le voci all'interno di un'ottava, ad un accordo a parti late. Poi se hai dubbi riguardo ai voicing, sul canale c'è un video abbastanza completo dove parlo di tutte le varie tecniche, dalla più semplice alla più complessa, almeno quelle più comuni, insomma. Bene, quindi vediamo come suona questo Do minore settima nella posizione di partenza che avevamo scelto. Una volta che noi facciamo il drop 2 rispetto a questo voicing, quindi la seconda voce dall'alto, 1, 2, Sol, che sarebbe la quinta dell'accordo in questo caso,
la togliamo e la portiamo un'ottava sotto. Quindi era nell'ottava, in questo caso centrale del pianoforte, la togliamo da qui e la portiamo un'ottava sotto. E quindi avremo dall'alto verso il basso Si bemolle, Mi bemolle, Do e Sol. Quindi come sentite l'accordo è uguale, diciamo, a livello di intenzione, ma a livello sonoro è un pochino meglio distribuito, quindi suona meglio. E siamo partiti da un accordo, un voicing sostanzialmente brutto, passatemi il termine, cioè il peggiore che potevamo scegliere, per tutta una serie di motivi che abbiamo analizzato approfonditamente nel video sui voicing. Ok, bene, abbiamo capito le basi, quindi ricapitoliamo. Le voci si contano dall'alto, importantissimo. Drop significa che una delle voci scende di un'ottava, quindi la togliamo dall'ottava in cui era e la portiamo un'ottava sotto. Quale voce portiamo l'ottava sotto ce lo dice il tipo di drop che utilizziamo, quindi drop 2, la seconda voce scende di un'ottava, drop 3, la terza voce scende di un'ottava. Ricordiamoci che il drop 2 è quello assolutamente di gran lunga più utilizzato da tutti i pianisti, da tutti gli arrangiatori, è molto utilizzato anche nella disposizione dei fiati, nelle orchestre. Un pianista che è stato un maestro di questa tecnica, senz'altro Bill Evans. Sarebbe quasi inutile farvi un esempio perché è utilizzato veramente in maniera molto diffusa in tutta la sua discografia. Bene, proviamo a vedere in quali altri casi possiamo utilizzare il drop 2. Allora, ci serve una regola di base. Il drop 2 è sostanzialmente una tecnica per trasformare un accordo a parti strette in un accordo a parti late e farlo suonare meglio, un po' più ricco, un po' più aperto. Va da sé che possiamo utilizzare il drop 2 per tutti quei casi in cui abbiamo un voicing a parti strette. Non possiamo utilizzarlo, diciamo, o comunque non a cuor leggero, se partiamo da un voicing a parti late. Quindi no quartali, no spread voicing, o meglio possiamo creare degli spread voicing con la tecnica del drop 2, ma non possiamo partire da uno spread voicing per poi applicare il drop 2. Quindi accordi a parti strette, abbiamo detto per esempio gli accordi in stato a parti strette con la fondamentale, oppure i famosi rootless voicings, ovvero i voicing senza fondamentale. Quindi nel caso del nostro Do minore potrebbe essere per esempio terza, quinta, settima e nona. Quindi nel caso del nostro Do minore avremo terza minore, Mi bemolle, quinta, Sol, settima minore, Si bemolle, nona, maggiore, Re. Ora, questo accordo non ha la fondamentale, poi possiamo immaginare ad esempio di suonare questo voicing in un contesto dove abbiamo un bassista che suonerà il Do, qui o qui. Benissimo. Questo voicing, che è a parti strette, possiamo farlo diventare a parti late, quindi allargarlo, con la tecnica del drop 2, quindi dall'alto verso il basso, ve lo ricordo ancora una volta, contiamo le voci, la seconda dall'alto la abbassiamo di un'ottava, quindi il nostro Si bemolle, che si trovava nella seconda posizione dall'alto, lo togliamo e lo portiamo un'ottava sotto. Se vedete, io tendo a fare questa cosa suonando 3 note a destra e una a sinistra. È una mia abitudine perché, diciamo, mi aiuta a visualizzare sul pianoforte l'accordo originario, rimuovere una voce e suonare con la mano sinistra la voce che è stata abbassata di un'ottava, quindi che quella che ha generato il drop, appunto. Altri pianisti invece suonano il drop 2 dividendo le voci a 2 a 2, quindi così facendo. In caso di accompagnamento questa cosa è utile, cioè può essere agile. Io non mi trovo meglio a suonare 3 voci a destra e una a sinistra, ma molti invece saranno più comodi in questo modo, quindi io lo dico, voi fate i vostri esperimenti e vedete qual è più comodo. Ma vi dico già che se dobbiamo fare dei passaggi un po' più agili, quindi che dobbiamo non solo fare un accompagnamento del tipo, ma magari fare proprio una melodia, quindi che ne so. Che qui sicuramente c'è anche un lavoro di pedale del sustain per cercare di collegare queste posizioni, ma certamente questa cosa non avrei potuto farla improvvisandola così in maniera agile, suonando le note 2 a destra e 2 a sinistra.
Vi accennavo prima che possiamo creare degli spread voicing utilizzando la tecnica del drop 2, ma non il contrario. Non possiamo utilizzare la tecnica del drop 2 a partire dagli spread voicing. Vi faccio un esempio. Noi abbiamo questo Do minore settima preso senza fondamentale, al quale abbiamo applicato il nostro drop 2. Benissimo. Gli spread voicing, se vi ricordate, se avete visto il video sui voicing o se già lo sapete per conto vostro, devono necessariamente contenere la fondamentale dell'accordo al basso, o comunque il basso indicato nella sigla dell'accordo. In questo caso Do minore settima avrà bisogno del Do come voce più grave. Quindi noi che facciamo? Ci basta aggiungere la fondamentale al basso con la mano sinistra per ottenere un fantastico spread voicing, che tra l'altro è una delle posizioni che io vi suggerivo in quel video, ovvero 1, 7, 3, 5, 9, dal basso verso l'alto. Ok, quindi spesso poi degli spread voicing ben bilanciati si possono costruire a partire da un accordo a parti strette senza fondamentale, al quale è stato poi applicato il drop 2 e infine messa la fondamentale. Lo ripeto, con calma. Degli spread voicing ben bilanciati spesso possono essere costruiti a partire da un accordo a parti strette senza fondamentale, al quale è stato applicato un drop 2 e successivamente aggiunta la fondamentale al basso. Un caso molto comune di applicazione dei drop 2 e anche dei drop 2-4 che vedremo tra un attimo, in particolare in situazioni di armonizzazione per fiati, in situazioni di orchestra, è la tecnica dei block chords. Ora, sul canale non ne abbiamo ancora mai parlato di block chords, sicuramente prima o poi lo farò, anzi fatemi sapere se è un argomento che vi interessa particolarmente, così magari lo metto in coda nei prossimi video. E anche qui Bill Evans, maestro indiscusso di questa tecnica, lui utilizzava spesso i block chords con il drop 2. Senza adesso approfondire la teoria dei block chords, vi faccio solo sentire come suona ad esempio un frammento di scala di Do maggiore suonata con i block chords a parti strette. E come suona lo stesso frammento della stessa scala col drop 2. Bellissimo, secondo me 100 volte meglio. Il fatto che si allarghi l'accordo e non sia tutto più non sia a parti strette lo rende molto più sonoro e anche più elegante dal mio punto di vista. Comunque, su gusti personali. Un piccolo cenno sugli altri tipi di drop, appunto drop 3 e drop 2-4. Il drop 3 indica che la terza voce dall'alto è stata abbassata di un'ottava. Prendiamo il nostro accordo iniziale, 1, 2, terza voce dall'alto e la abbasso di un'ottava. Ora, questo accordo non ha niente che non va, ma non è eccezionale, diciamo, è forse un pochino peggio distribuito rispetto alla sua versione in drop 2. Quindi per questo motivo è utilizzato molto poco. C'è un caso soprattutto in cui si utilizza, che in realtà io fatico anche a chiamare drop 3, perché alla fine mi sembra teoria inutile, è semplicemente una posizione. Ovvero tutti quei casi, si usa in particolare nel pop, magari il pop dove ci sono delle settime, dove noi vogliamo mettere la fondamentale al basso e abbiamo la mano destra settima, terza e quinta. Quindi, per esempio, questo è un Do major 7, Do maggiore settima, questo è un Do minore settima. Sì, possiamo pensare che questo era un terzo rivolto di Do minore settima e che la terza voce dall'alto è stata abbassata di un'ottava. Oppure possiamo semplicemente pensare che questa posizione specifica suona bene. Perché, diciamo appunto, con altri tipi di rivolti dove poi non è la fondamentale a finire al basso, non è che funzioni così bene. Ora, chiaramente sto parlando della maggior parte dei casi, è abbastanza generico, sicuramente ci sono dei casi molto specifici in cui magari il drop 3 può essere la soluzione buona. Per quanto riguarda il drop 2-4, come suggerisce il nome, le voci che vengono abbassate di un'ottava sono sia la seconda che la quarta. Ora, questo in realtà dal punto di vista pianistico non è eccezionale, non si usa moltissimo per armonizzare delle melodie. Sì, ci si può fare un accordo ogni tanto, ma non si usa molto per armonizzare delle melodie. Si utilizza di più invece in situazioni di orchestra, quando si comincia a salire troppo nel range e quindi gli strumenti gravi, ad esempio il sax baritono o i sax tenori della big band,
cominciano a salire troppo e quindi andare un po' fuori dal loro range comodo. Quindi si adotta questa tecnica per abbassare parecchio il range dell'accordo o perlomeno delle voci gravi dell'accordo, quindi dargli un po' più di respiro. Facciamo un esempio col Do minore settima senza fondamentale. La seconda e la quarta voce dall'alto sono Si bemolle e Mi bemolle. Le tolgo da qui e le abbasso di un'ottava. Il voicing suona bene, come vedete è molto ampio e occupa anche quasi 2 ottave. Per questo il suo utilizzo è un pochino più limitato rispetto al drop 2. Se rimaniamo a una questione pianistica, il drop 2 vi risolve il 95% delle situazioni, forse anche di più. Quindi io vi consiglio di concentrarvi su quello e assimilarlo per bene prima di poi vedere le eccezioni, i casi limite, eccetera. Vi faccio un breve esempio, sempre sulla struttura armonica di Autumn Leaves. Scelgo sempre questo pezzo perché è estremamente conosciuto, però magari adesso vi faccio anche un esempio su un pezzo invece diverso, per non suonare sempre solo Autumn Leaves, insomma. Quindi la successione armonica di Autumn Leaves è 2-5-1 di Si bemolle, quarto grado, 2-5-1 di Sol minore. Quindi potremo partire ad esempio da questo accordo. Vediamo prima gli accordi in parti strette. Immaginando un basso. Ok, ora io a questi accordi semplicemente applico il drop 2. Chiaramente poi magari vi metto un PDF con gli accordi scritti prima a parti strette e poi col drop 2, così li potete vedere con calma. Adesso chiaramente lo faccio veloce, salto il procedimento, poi i calcoli ve li fate con calma e magari vi ci esercitate. Provo a mettere adesso la fondamentale al basso, giusto per farvi sentire gli accordi completi. Bellissimo. Ok, siamo arrivati al momento finale, l'ultima chicca, una cosa un po' più avanzata di cui volevo parlare, semplicemente come spunto di riflessione, perché diciamo questo drop 2 sembra una tecnica bellissima che arricchisce il suono dell'accordo, però poi alla fine le note sono sempre quelle, i voicing sono quelli, dopo un po' uno si impara le posizioni e via. Tutto vero, verissimo, diciamo che alla fine non è che dobbiamo reinventare la ruota ogni volta. Però se rimaniamo flessibili come mentalità quando applichiamo questa tecnica, si possono sbloccare, diciamo, nuove sonorità. Vi faccio un esempio. Diciamo, questo presuppone che abbiate un'idea di come funziona l'armonizzazione a block chords, dove si armonizzano le note cordali con un rivolto dell'accordo e le note di passaggio, semplifico alla grande, con un accordo diminuito, ok? Allora, vi faccio un piccolo esempio sull'inizio della melodia di I'll Be Seeing You. Se non la conoscete, la melodia è più o meno questa. Ok, quindi Mi bemolle maggiore, Sol settima, Fa minore, Do settima, Fa minore, Do settima. Ok, adesso se noi armonizziamo questa melodia con i block chords, che ripeto non abbiamo approfondito, ma lo uso solo come una scusa per farvi sentire una sonorità diversa che si può ottenere con il drop 2, e applichiamo il drop 2 normalmente, verrà una cosa del genere. Eccetera, eccetera. Benissimo. Magari adesso è un po' che abbiamo interiorizzato questo suono, ci piace e cerchiamo qualcosa di un po' più moderno e magari questi voicing col drop 2 a un certo punto ci cominciano a suonare un po' troppo antichi. Sono bellissimi, non mi fraintendete, però magari anche il contesto in cui ci troviamo non è quello adatto, ci serve qualcosa di un pochino più moderno. Bene, allora possiamo inserire delle dissonanze cambiando alcune note all'interno del nostro singolo voicing, in particolare negli accordi diminuiti. Per esempio, il secondo accordo è questo.
un re diminuito, fa diminuito, come lo potete chiamare, tanto è lo stesso accordo. Siccome nei diminuiti posso sostituire ogni nota con una nota che si trova un tono sopra, una sua estensione, e diciamo adesso lo sto dando per scontato, chiaramente prendiamolo per buono, altrimenti dovremo aprire una parentesi gigantesca. Probabilmente il prossimo video che uscirà sarà sugli accordi diminuiti, quindi qualora ti dovessero mancare delle informazioni al riguardo, ci sarà modo di approfondirle abbondantemente, perché sicuramente sarà un video lunghissimo. Quindi partendo da questo accordo diminuito, io posso scegliere di sostituire una nota dell'accordo con una nota che si trova un tono sopra. Devo fare degli esperimenti perché alcune magari non funzionano benissimo. In questo voicing probabilmente la nota migliore da spostare un tono sopra è il Si. In questo caso potrebbe diventare Do diesis. E chiaramente questo accordo è molto più tensivo. Anche qui bisogna individuare il contesto adatto in cui suonarlo, però più che per il voicing specifico è per farvi ragionare su come, vedendo le cose da un punto di vista diverso, le posizioni, chiamiamole stock, cioè quelle proprio che si imparano e che tutti utilizzano, possono essere modellate per ottenere qualcosa di diverso, più fresco se vogliamo, o semplicemente diverso. Quindi facendo questa cosa avremo questo accordo qui, molto più tensivo rispetto a questo. E questa cosa possiamo farla un po' per tutti gli altri accordi diminuiti che troviamo in questo passaggio. Quindi vi faccio l'esempio come era prima. E adesso con gli accordi diminuiti modificati. Eccetera, eccetera. Chiaramente adesso io ho inserito questo voicing su tutti gli accordi, secondo me era di troppo, però magari un accordo ogni tanto poteva essere interessante. In quest'ottica possiamo anche scegliere di muovere delle voci, quindi scegliere, che ne so, partivamo da questo e siamo arrivati inizialmente a questo. Quindi magari queste due voci interne potremmo fare... Oppure, volendo arrivare a questo ultimo voicing qui, la voce che scende in questo caso è solo questa, quindi potremo fare... Oppure... Quest'ultima parte sicuramente era un po' avanzata e ho dato per scontato molte cose, però ripeto, lo scopo era più farvi accendere una lampadina su modi diversi di vedere questi voicing e non interpretarli solamente come una cosa data che è così, si impara e finita. Chiaramente bisogna passare prima per quello step. Quindi il mio consiglio di pratica di questa cosa è scegliere un brano, una porzione di brano, anzi, ad esempio 8 battute, insomma una sezione, scegliere delle posizioni, memorizzarle, applicare il drop 2, memorizzare quelle posizioni e per un po' accompagnare con quelle posizioni, improvvisando il ritmo chiaramente, fino a che non diventa comodo. E poi magari provare ad esempio un altro rivolto, quindi se prima eravamo partiti col Do minore con questo voicing, magari partire con questo voicing, questo rivolto. Quindi il drop 2 invece di essere questo, sarà magari questo. E così via. Una volta acquisita questa dimestichezza con questa tecnica, allora si può cominciare a, diciamo, piegarne un po' le regole per cercare delle soluzioni diverse. Come sempre, se hai dubbi, domande, fammelo sapere nei commenti, anche richieste di argomenti di cui trattare, ad esempio questo video stesso è frutto di una vostra richiesta nei commenti, quindi non solo serve a voi, ma serve anche a me per avere spunti e ispirazione per i prossimi video. Quindi come sempre grazie e al prossimo video.